Questa è una delle parti del giardino che noi abbiamo, di cui praticamente i ragazzi si occupano insieme all'assistente sociale e insieme al mediatore. Infatti loro fanno spesso dei laboratori durante le ore del pomeriggio e fanno delle attività. Attualmente ne abbiamo 40 di ospiti e sono tutti uomini maggiorenni provenienti, diciamo, da varie parti del mondo. Quando si è avuta notizia che arrivava questa prima nave a Palermo, dando per scontato ormai gli storici arrivi a Lampedusa, voglio dire che è sempre territorio dell'azienda sanitaria provinciale, arrivò la notizia dalla prefettura penso nel 2013, settembre-ottobre del 2013. Sarebbero arrivate l'indomani mattina tante persone, credo oltre 1500, una cosa del genere. Certe volte noi parlando con un bambino diciamo la tua immaginazione non ha limiti e io vi posso dire che l'immaginazione ha dei limiti, ha dei grossi limiti. Spesso arrivano da lunghi viaggi, arrivano stremati e quindi si inizia tutto un iter di valutazione dello stato di salute della persona. Generalmente abbiamo due tipologie di accoglienza: le persone provenienti da sbarco oppure dublinati di rientro. Ci occupiamo anche di tutto l'iter legale al fine di rendere appunto regolari i nostri ospiti sul territorio italiano. Noi abbiamo cercato di quando scende la persona, scende già è cittadino. Cittadino vuol dire che devi assicurare a lui tutti i livelli essenziali di assistenza. Quindi eravamo lì con i medici dell'emergenza e i medici di continuità assistenziale, quindi parliamo di guardia medica, medici con estrazione internistica, poi dermatologi, ginecologi, ostetrici, gli psicologi dell'emergenza che abbiamo voluto fin dal primo momento. Non pensare che sia semplice chiedere a un'azienda un impegno del genere. La permanenza in questi centri è variabile, in teoria dovrebbe partire dai 6 mesi, però ovviamente questo è legato ai tempi del rilascio del documento. Ci occupiamo anche dell'aspetto della scolarizzazione e della formazione dei nostri ospiti, per cui all'interno del nostro gruppo di lavoro c'è anche un insegnante. Oh, una cosa che mangiate sempre? Pollo, maschile singolare, polli, maschile plurale, e qui c'è il femminile plurale. All'interno delle nostre strutture sono presenti queste equip multidisciplinari. Abbiamo il medico, l'infermiere, la psicologa, l'assistente sociale e soprattutto la presenza di mediatori culturali. Io mi chiamo Ousmane Konaté, vengo dal Burkina Faso, sono qui dal 2009. Sono arrivato con un visto turistico, però già sapendo le condizioni sociali in cui mi trovavo e avendo dei sogni da realizzare, ho deciso di prendere dopo la gita e scapparmi. I primi giorni ero molto disorientato, non parlavo la lingua, finché ho trovato un conoscente di mio padre che mi ha portato alla polizia, mi hanno preso le impronte, sapendo che sono minorenne, mi hanno subito mandato in una casa famiglia, lì dove poi ho cominciato il mio percorso. Il mio lavoro è proprio quello di fare il mediatore. Il mediatore cosa fa in realtà? Il mediatore è semplicemente un ponte tra due culture. I ragazzi che vengono all'interno del centro, che non sanno ancora come funzionano i servizi sul territorio e noi abbiamo lo scopo di renderli quanto più autonomi possibile. Io lavoro in uno SPRAR, che secondo me è uno del sistema di accoglienza che l'Italia dovrebbe adottare per facilitare l'integrazione dei ragazzi. Da 2 anni lavoro come referente dell'area dell'accoglienza di uno SPRAR che accoglie oltre 100 beneficiari. Io avevo sempre lavorato con persone che sapevano esattamente dove fossero. Ci dicevano tantissime volte "we are in the forest", perché realmente intorno c'erano solo alberi. Mi sono dovuta attrezzare con una delle prime cose, un planisfero. Tu sei arrivato da qua, qui siamo in Italia, qua c'è Firenze. Se il nostro lavoro ha un valore è quello di rendere alla persona la dignità di scegliere. È un mondo difficile per tutti, è un mondo difficile per le persone di qualunque nazionalità siano, però è un po' più difficile per chi viene da determinati contesti.
Dal 2016 il Centro Mondo Migliore è stato aperto come centro d'accoglienza per richiedenti asilo. Per circa un anno abbiamo gestito il programma di ricollocazione europea che ha rilocato nei paesi europei circa 5.000 migranti. Ad oggi ospita circa 300 persone e ha ospitato in questi giorni i 100 ragazzi della nave Diciotti. Qui abbiamo tutte le presenze. Per esempio queste sono le persone che praticamente frequentano, ogni giorno segniamo le lezioni. Ah, quindi c'è anche l'argomento della lezione? Sì, cominciando dalle presentazioni, il lessico del corpo, nazione e nazionalità. Questo è fondamentale. Sino al calcio, questo era il mese dei mondiali, quindi chiaramente qui c'era un momento di grande confusione, fermento, perché i ragazzi andavano tutti nella sala TV a guardare i mondiali. Allora abbiamo fatto una lezione per spiegare a chi era appassionato anche alla tecnologia calcistica. Ogni tanto bisogna anche divertirsi, diciamo, altrimenti... Lo sfruttamento lavorativo è all'ordine del giorno, arriva in televisione quando si tratta di situazioni eclatanti. Ultimamente siamo riusciti ad accompagnare un ragazzo che era incappato in una situazione le più tipiche di caporalato agricolo e siamo riusciti a farlo arrivare alla CGIL perché lui potesse sapere quali sono i suoi diritti, quali sono i suoi doveri. Quello che abbiamo ritenuto più importante è stato fargli conoscere un luogo dove lui potrà sempre rivolgersi, essere qualcuno che ti ha dato qualcosa che poi ti porti con te. Quando vedo il ragazzo che esce dal progetto, che non ha più bisogno del nostro aiuto, perché si è inserito, che quando il suo permesso di soggiorno scade riesce a rinnovarlo da solo, quando ha bisogno di andare dal dottore riesce a farlo da solo, oppure tranquillamente si è trovato a una casa sua, a diciamo, un suo progetto con il quale prosegue, mi sento felice. Facciamogli vedere l'otto. Diciamo che sta in fase di allestimento, se ne occupa prettamente l'altro mediatore interculturale e serve soprattutto per responsabilizzare gli ospiti nella condivisione dei frutti che in teoria quest'orto dovrebbe dare. Momentaneamente è un po' spoglio, però ci stiamo piano piano lavorando. L'idea di tornare un po' alle sue radici, alle sue origini, un momento dove dimenticano un po', si sentono a casa. Ovviamente le persone non possono solo inglobare informazioni, per cui bisogna rendere anche le loro giornate più scorrevoli. Di conseguenza vengono utilizzate, diciamo, delle gite, vengono utilizzate delle feste, vengono utilizzati degli incontri. Questo è un centro dove c'è una grande serenità da parte degli ospiti, una grande condivisione, un clima molto disteso. Diciamo che la nostra è più una gestione familiare degli spazi, tant'è vero che una delle nostre operatrici adulta in età viene chiamata mamma, perché loro sentono anche molto l'esigenza di avere un contatto più ravvicinato. Hanno molti di loro una storia, diciamo, simile e quindi si comprendono moltissimo e quindi nascono veramente delle belle amicizie tra di loro. Sono un'assistente sociale dal 2004 e lavoro nel comune di Cassano d'Adda, dove ci troviamo oggi, dal 2008. Il nostro luogo di lavoro è sempre comunque il territorio e la comunità, per cui lavoriamo spessissimo nei contesti esterni, nei parchi, nelle scuole, facciamo dei laboratori all'interno dei centri. Noi abbiamo dei laboratori di integrazione tra cittadini che sono adesso pensionati e invece persone che arrivano, soprattutto migranti o comunque che hanno percorsi migratori e che hanno l'obiettivo comunque di integrare e di creare delle occasioni di conoscenza tra cittadini del territorio e tra persone che invece arrivano da altri paesi, da altri contesti. In questi anni a Milano abbiamo fatto una scelta precisa: tenere insieme la politica per il riscatto sociale delle persone più fragili con gli interventi per l'accoglienza, cioè cercare di rompere quella contrapposizione che è creata ad arte tra le persone in difficoltà che sono di questo paese e che vivono in questo paese da tempo, magari da generazioni, e i profughi che arrivano cercando un aiuto. Nelle feste si fanno degli eventi in cui le signore straniere possono preparare da mangiare, gli anziani condividono con loro le vecchie lasagne con il couscous, per fare in modo che l'altro non sia semplicemente il diverso, il nemico, ma possa essere qualcuno da cui apprendere. Abbiamo dato vita dal 18 ottobre del 2013 ad oggi a un sistema che ha dato un tetto e soluzioni d'emergenza per 128.000 persone, di cui oltre 20
25.000 bambini. Infine abbiamo lavorato per una mobilitazione della città. Questo ha portato lo scorso anno a fare una grande manifestazione. Il 20 maggio dello scorso anno 100.000 persone scesero in piazza e quest'anno questa grande tavolata come occasione di incontro a cui hanno partecipato oltre 10.000 diciamo milanesi di tutti i tipi, perché per noi milanesi poi si diventa. Il razzismo per me non esiste, è una questione di ignoranza e il non voler conoscere il diverso. Chi viaggia, chi legge, chi si informa come si deve non dovrebbe essere razzista. Queste signore dicevano, sapete, oggi hanno cucinato il cucù, che in realtà era il couscous, e di fatto, nonostante le prime volte nessuno si azzardava ad avvicinarsi, poi c'è stata qualche signora che si è comprata il tagine per cucinarlo, si scambiano le ricette della cassola. Molte persone vedono gli immigrati come se siamo qui per rubare e non per dare qualcosa di più. A me il lavoro mi piace, il lavoro mi piace tantissimo, perché dare il tuo contributo non c'è nulla di più bello, e amare soprattutto quello che tu fai è ancora più divertente. Io mi diverto molto al lavoro. Riusciamo sicuramente faticosamente, soprattutto in questo ultimo periodo dove dal punto di vista culturale, politico, mediatico c'è l'esigenza di continuare a costruire delle divisioni. Senza contare che il movimento dei popoli è qualcosa di storico e non c'è nessun ministro dell'interno che può fermare. I miei amici, perché mi chiedono ovviamente, ma Usman, ma tu sei africano oppure sei napolitano? O casertano, quindi questo è il fatto. Ogni uomo, ogni donna, ogni persona che vive così, nella vita di ogni giorno, col suo lavoro, con la sua cosa, può trovarsi improvvisamente in un gommone sul Mediterraneo. Il divano di casa propria può diventare un gommone nel Mediterraneo. Al porto abbiamo conosciuto la forza di uno Stato. C'è un mondo meraviglioso di persone e di lavoratori, gli uomini dell'azienda sanitaria, le donne dell'azienda sanitaria, ma sono anche le donne, gli uomini dello Stato in tutte le loro sfaccettature. Parliamo della prefettura, parliamo della polizia, dei carabinieri, dell'esercito, della finanza, della capitaneria di porto, della guardia costiera, dei vigili del fuoco, della protezione civile, del 118. Un punto a favore del pubblico, cioè il pubblico ha delle potenzialità enormi. La nostra Costituzione è stata declamata da tutti, cioè è completa, è meravigliosa, riconosce chiunque.